benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo il nuovo album del gruppo black metal nostrano di culto, non sempre ispirato al massimo, ma comunque all'altezza del suo nome. Se conosci la scena black metal italiana, di sicuro non dobbiamo essere noi a spiegarti chi siano gli Handful of Eight. Questa band toscana, nata nel 1993, è diventata di culto all'interno del panorama nostrano del genere con Polyphotic Supremacy del 97 e Hierarchy 1999, 2 anni dopo. Già nel periodo di quest'ultimo, il gruppo soffriva di una line-up instabile, una condizione che è andata aggravandosi nella loro storia, con tante fatiche e anche un breve periodo di scioglimento tra 2008 e 2009. Ma gli Handful of Eight non si sono mai arresi, è così che lo scorso 23 gennaio ha visto la luce Soulless Abominations. Ottavo full length dei toscani, nonché primo uscito sotto Dusktone, conferma a livello stilistico quanto avevamo già apprezzato sulla vecchia webzine col precedente Adversus del 2019. Seppur con una registrazione più pulita ed efficace, il genere del gruppo rimane un black metal aggressivo, aspro, con molte dissonanze e qualche influsso esterno, soprattutto death. Al di là di qualche venatura più moderna, non si distacca granché dalla branca più rabbiosa e dritta al punto del genere, quella rappresentata da Gorgoroth e Marduk, per intenderci, ma senza suonare derivativo. Al contrario, Soulless Abominations conferma la personalità che il gruppo ha costruito negli ultimi anni, fatta di melodie disarmoniche e di un'attitudine con pochi compromessi. Accanto a questa, nel disco, è udibile la grande esperienza degli Handful of Eight, esperienza che però in questo caso per loro è un po' croce e delizia. Da un lato conferisce loro la giusta consapevolezza e la giusta abilità per creare musica efficace, che sa cambiare registro senza perdere di impatto. Almeno è così per quanto riguarda i brani migliori. Dall'altro lato, infatti, a tratti Soulless Abominations sembra più costruito con mestiere che con vera ispirazione e finisce per risultare un po' generico e poco incisivo. Ciò affligge soprattutto la seconda metà del disco, ma in fondo non limita troppo il risultato finale. Parliamo comunque di un lavoro con molto da dare, a partire dalla opener bomba Libera me. Si rivela vincente tra passaggi da feroce black metal nella migliore tradizione, frazioni in cui si inserisce una componente thrash corrotta, malata, ma anche qualche momento più profondo, seppur sempre rabbiosi. Ancor meglio fa però Winter March, che si distacca un po' dal resto del disco, con la sua natura spesso riflessiva in maniera oscura, tra passaggi rarefatti e altri più black, ma sempre piuttosto atmosferici, a tratti persino di vaga epicità. Un bel momento melodico sulla tre quarti corona una lunga progressione tutta strumentale di quasi 6 minuti, che però non annoia per neppure un secondo. Sono i picchi di un disco che ha però diverse altre canzoni che spiccano. Per esempio, Gull Feeder è diretta e ha una grandissima urgenza, ma riesce anche a essere orecchiabile, almeno per gli standard del suo genere, grazie a momenti di facile assorbimento e alla parte centrale, più lenta, che la fa respirare bene. Oppure c'è Different Distant Apart, la traccia migliore della seconda parte del disco. Nervosa e incalzante nei suoi momenti più vorticosi, vive però soprattutto su quelli più lenti, molto cupi e a tratti di nuovo profondi, con le due componenti che a volte si fondono pure. Contando che persino Age of Infamy, Grown in Starvation, il punto più basso della scaletta col suo eccesso di dissonanze, si rivela di buon livello, la conclusione può essere una sola. Al contrario di quanto indica il titolo, Soulless Abominations è tutt'altro che un disco senza anima. Si rivela invece un ascolto valido, con la giusta anima furiosa che il black metal tradizionale dovrebbe sempre avere. Non sarà il meglio prodotto dal genere, e men che meno dagli Handful of Eight. Per noi il citato Adversus, per esempio, vi è superiore. Tuttavia rimane comunque consigliato a chi ama il genere nella sua forma primigenia e selvaggia. Voto di Heavy Metal Heaven 80 sul massimo di 100. La recensione si chiude qui. Se ti è piaciuta faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere il like e a condividerla. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare nemmeno uno dei contenuti che pubblichiamo con cadenza settimanale. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come al solito trovi i nostri link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!